è in dialogo con un'idea di scultura, di operatività con le mani. Come intendere la scultura come il prodotto del negativo dello scultore, che il corpo dello scultore è il negativo della scultura. Specifico mani, terra, perché c'è la forma dell'impronta delle mani in un oggetto che poi viene ingrandito e che diventa la scultura della prima sala. Queste sculture in bronzo e con l'elemento di acciaio. C'è poi una particolarità che vedete in quelle opere, che si intravede all'interno della forma geometrica, si intravedono le mani nella posizione che avevano quando trattenevano l'elemento geometrico, perché permette di vedere meglio l'interno, cosa c'è all'interno di questo foro. C'è poi un altro lavoro che ho fatto negli anni *80, che era i cocci, sono dei frammenti di vaso che io, partendo dalla riflessione sul vaso, che è un elemento che mantiene l'acqua ed è un sostituto delle mani. E in questo caso i cocci di vaso avevano perso la loro funzione di contenitore e io li ho presi in mano adattando la mano al coccio e ho fatto versare all'interno delle mani il gesso liquido trattenuto dalle mani e dal coccio. Il coccio ha riacquistato la sua funzione di contenitore. Nella sala dove ci sono i cocci ci sono le fotografie che avevo fatto trattenendo gli elementi geometrici. Ho fatto delle fotografie che poi ho fatto sviluppare in negativo, quindi stampato i negativi, in modo che dove c'era il buio dell'incavo delle mani c'è il chiaro, come se emanasse luce. Poi abbiamo questi 4 elementi che sono sempre degli ingrandimenti di un pezzo di creta preso nelle mani, che sono fatti di terracotta di Le Corbusier, Le Corbusier, nel senso che Le Corbusier aveva messo a punto un pantone di colori per la sua architettura. Sono 4 elementi che però sono la stessa forma, che solo ruotando appaiono diversi uno dall'altro. Dove c'è la fotografia ingrandita a grandezza naturale e c'è l'impronta della pelle fatta su un pezzo di carta che viene sovrapposta alla fotografia reale. Alla vista appare come un elemento in rilievo, ma al tatto è un'immagine piana. E ho fatto questa serie di 4 sculture che sono una successione di diversi momenti di crescita dell'albero. Lo stesso albero è stato formato, quindi è stato preso il calco dell'albero e da quello è stato fatto una fusione in bronzo. Dopo qualche anno si è ripetuta la cosa e così via. Ed è un lavoro che è ancora in progresso. Per far sì che questo diventasse opera, ho fuso in bronzo, in acciaio e in bronzo la mano e il braccio e l'ho messo all'albero, e questo poi è cresciuto nel tempo e ha lasciato un'impronta. Sapevo che c'erano dei quadrati che sono chiamati da Le Corbusier spazi di meditazione, e questi spazi di meditazione erano esattamente 40 cm per 40. Su questa riflessione fatta sia sul lavoro di Le Corbusier che sull'edificio stesso e sui colori scelti, di preparare delle tele di 183 cm per 183 che corrispondono al modulor, che è la figura è servita per
per determinare il volume degli spazi all'interno dei quali l'uomo doveva vivere, e ho pensato di mettere in rapporto il mio corpo con questa misura di spazio di architettura.